Christian Chivu è tornato a parlare dopo quelli che possiamo definire i fatti di Inter-Liverpool. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, in conferenza stampa che si è conclusa poco fa a Piano Gentile, ed è un Christian Chivu che guarda con attenzione alla partita di domani, ma sicuramente torna su delle questioni che riguardano la parentesi in Champions League contro il Liverpool. Non tanto per alimentare quelle che sono state le polemiche della settimana relative alle decisioni arbitrali, a quello che è successo insomma in una sfida decisa di fatto da una decisione scellerata, ecco, mi viene da definirla così, dell'arbitro, quanto per la narrazione che è seguita a quella sconfitta. Un'altra sconfitta sicuramente in uno scontro diretto, la seconda sconfitta consecutiva in Champions League contro un avversario di valore come il Liverpool, e quindi come ogni sconfitta dell'Inter porta dietro di sé sicuramente tante questioni e tante polemiche, ma Chivu l'impressione è che abbia veramente ci abbia tenuto a voler, non dico difendere i suoi ragazzi, ma sicuramente a chiarire alcuni aspetti. Lui dice: "Non mi voglio togliere dei sassolini dalla scarpa", ma l'impressione da questa conferenza stampa, vi devo dire la verità, è stata proprio questa, un Chivu che ovviamente con moderazione e con la solita pacatezza ha voluto mettere in chiaro dei punti a parer mio significativi. E allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, discuteremo di quella che è stata la conferenza stampa della vigilia di Christian Chivu e soprattutto cercheremo di fare il punto in vista della sfida contro il Genoa, con Chivu che arriva anche con tanti indisponibili, e quindi andremo a vedere anche quelle che sono le formazioni, le probabili formazioni. Ma prima di partire vi ricordo come sempre di lasciare un like a questo video, di iscrivervi al canale di Passione Inter, e vi aspettiamo come sempre all'interno del nostro club che pian piano cresce, che vuole crescere sempre di più e accogliere nuovi nerazzurri, e quindi mi raccomando, ecco, vi aspettiamo. Allora, io partirei da una frase che mi ha stupita, ma in realtà poi la comunicazione da parte di Chivu non è mai sorprendente, nel senso che non sorprende mai quando dice cose positive, perché tutti noi ci aspettiamo sempre, no, che ci tenga lì incollati con qualche dichiarazione particolare. Però una cosa che mi è piaciuta particolarmente è stato il passaggio nel quale lui dice: "A me non piacciono le etichette, non mi piace quando vengono, diciamo così, assegnate delle etichette, e sull'Inter se ne mettono troppe". Lui ha fatto riferimento nello specifico al fatto che si parla tanto dell'Inter che perde gli scontri diretti. È forse il caso di questa stagione, con appunto la squadra di Chivu che è riuscita a portare a casa una vittoria nello scontro diretto contro la Roma, e se lo vogliamo considerare tale, visto che l'abbiamo fatto in precedenza, dopo la vittoria possiamo considerarlo tale, contro il Como, perché comunque era una partita diciamo di alta classifica, quindi per me, come lo era prima anche dopo la vittoria, resta comunque una sorta di scontro diretto. Per il resto ha fatto diciamo fatica, ecco, contro le big, e nel momento in cui si è anche complicato il percorso in Champions League ci sono stati 2 inciampi, prima con l'Atletico Madrid e poi contro il Liverpool. Ma Chivu ci tiene a sottolineare il fatto che la narrazione, diciamo, si concentra tanto su quello che l'Inter sta facendo in questo momento, ma molto spesso ci si scorda di quella che era in realtà la narrazione ad inizio stagione. Lui dice chiaramente: "L'Inter era stata data, anzi i miei giocatori erano stati dati come finiti, come falliti, in questo momento ci ritroviamo a lottare praticamente per tutto e siamo ancora, diciamo, in alta classifica sia in Serie A che in Champions League". Questo secondo me è un passaggio fondamentale, perché condivido molto il fatto che inizialmente, cioè il fatto di sottolineare che inizialmente, quando è arrivato Chivu, molto del tifo nerazzurro e anche gli addetti ai lavori in parte erano così scettici, no, e increduli su quello che sarebbe stato, e anche forse non troppo ottimisti su quello che sarebbe stato il lavoro di Chivu, che avrebbe dovuto prendere in mano una squadra da ricostruire. E lui secondo me vuole continuare a far notare il fatto che, nonostante quelli che sono gli inciampi evidenti in questa stagione, è un Inter che comunque di voglia, fame e determinazione ne ha abbastanza, e che in realtà in quelle che sono state le prestazioni lo ha sempre dimostrato. In particolare lui dice: "Abbiamo sbagliato 2 cose in questa stagione,
dice: "Abbiamo sbagliato 2 tempi, il primo tempo con l'Udinese e il secondo tempo con il Napoli, ma la squadra è sempre stata lì, ha cercato di dominare ed essere propositiva, mettere in campo i nostri principi e i nostri valori senza speculare qualcosa". E attenzione, lui dice: "A volte speculare vuol dire portare a casa qualcosa, io mi prendo quello che siamo noi e la nostra identità. Cercheremo di imparare dai nostri errori senza perdere quella che è la nostra identità". Sul discorso della speculazione, secondo me va fatta una parentesi importante, soprattutto dopo quello che è successo contro il Liverpool, perché si è parlato tanto di un'Inter, poco furba, tanti hanno messo, diciamo, in discussione bastoni per la trattenuta, altri magari hanno parlato del fatto che, non so, mi vengono in mente gli episodi di Bissek e di Thuram, sarebbero potuti essere più furbi, no, in quegli episodi delle 2 trattenute in area di rigore, nelle quali nessuno dei 2 giocatori si è lanciato a terra come in realtà ha fatto Wirtz, appunto nell'occasione del calcio di rigore, e quindi si è parlato di un Inter magari un po' poco furba, no, e poco fortunata sotto alcuni punti di vista. Chivu dice: si parla tanto di voler speculare, ma questa è la vera identità dell'Inter, che da una parte dovrebbe anche, renderci, no, orgogliosi, perché critichiamo la simulazione da parte di Wirtz in quell'episodio. Se avessero avuto un atteggiamento del genere i nostri nerazzurri, magari avremmo ottenuto qualcosa a livello di campo, anche se devo dirvi mi viene il dubbio anche, sotto questo punto di vista, però dall'altra parte, ecco, poi, purtroppo saremmo stati anche noi, diciamo, complici, di un calcio che non gradiamo. Quindi Chivu dice: "Io preferisco mantenere la mia identità piuttosto che, dover andare a speculare su qualcosa". Non so se nello specifico faceva riferimento proprio a questi episodi e a quello di cui si è parlato, però sicuramente è una somma di cose che ci possono condurre ecco, anche a tutto questo. Per chiudere la parentesi Liverpool su questa conferenza e andare poi alla partita di domani, Chivu ha anche detto che secondo lui l'Inter non ha fatto qualcosa in meno rispetto a quella che era stata la prestazione contro il Como. Ovviamente lui ha parlato di una squadra diversa che, lo ricordiamo, ha investito milioni e milioni sul mercato con insomma, anche Chivu stesso l'ha detto, giocatori pagati più di 100 milioni, quindi a livello individuale sicuramente elementi molto forti, con un'esperienza diversa rispetto al Como, ma l'Inter dall'altra parte non ha messo qualcosa in meno, anzi ha cercato di mantenere lo stesso livello, visto che è stato criticato anche l'approccio della squadra a quella partita che però, lo ricordiamo, se non ci fosse stato quel calcio di rigore sarebbe terminata su un pareggio, sarebbe terminata in pari e ad oggi staremmo parlando sicuramente, di altro. E allora che cosa servirà domani per riprendersi un po' da questa grande scottatura in Champions League e per guardare a quella che sarà la partita contro il Genoa? Chivu dice: "Deve essere una gara perfetta", visto che proprio De Rossi ieri aveva parlato di un Genoa che dovrà mostrarsi perfetto davanti ad un Inter che quando non incontra, squadre che, insomma non si mostrano alla perfezione, riesce ad essere insomma molto, molto incisiva e pericolosa. Lui dice: "Però anche noi dobbiamo essere perfetti dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia, dell'approccio alla gara. Affrontiamo un avversario che sta bene da quando ha questo nuovo allenatore, ha ritrovato entusiasmo e punti". Dice: Sicuramente lo stadio non è mai stato semplice per l'Inter e questo è un dato di fatto e infatti domani, ecco, affronteremo un Genoa che oltre ad avere da parte sua, diciamo il vantaggio dello stadio e quindi di giocare tra le mura casalinghe, è anche un Genoa che, come ha sottolineato Chivu, arriva da un momento positivo trascinato da un Daniele De Rossi che da quando è arrivato, insomma, ha portato questa squadra a dei buoni risultati. Dall'altra parte il timore di molti è che la rabbia, che ci portiamo dietro dalla partita contro il Liverpool possa essere in un certo senso deleterea per questa Inter. Io già ieri avevo detto che secondo me non vedremo tanto quella rabbia forse nella partita di domani, ma che servirà la giusta dose di rabbia, nella partita contro l'Arsenal, la prossima in Champions League a San Siro, e che il discorso campionato deve essere un po' un discorso a parte. Però certamente è un Inter che ha voglia di rivalsa in questo senso e avrà voglia di dimostrare. Da quella sconfitta contro il Liverpool, al di là di tutti i discorsi che abbiamo affrontato anche oggi, sono arrivate altre notizie negative, ovviamente relative agli infortuni, e proprio di infortuni ha parlato Chivu in conferenza stampa perché ha chiarito
insomma che, sia Acerbi che Çalhanoğlu non ci saranno. Lui dice: "Abbiamo i problemi noti, Acerbi e Çalhanoğlu". Çalhanoğlu non ha ripreso ad allenarsi, quindi, loro non saranno disponibili. Acerbi lo sappiamo che sarà out 1 mese. E poi non abbiamo né Darmian né Dumfries, poi Palacios e Di Gennaro che da un bel po' che non ci sono. Quindi 6 indisponibili per Christian Chivu, che dovrà rimaneggiare sicuramente quella che è la formazione, con forse 3 assenze, anzi senza forse, che pesano più delle altre, un Dumfries che ormai, non dico oggetto del mistero, però sicuramente oggetto del mistero è il suo rientro in campo, visto che si parla del 2026, e dall'altra parte Acerbi e Çalhanoğlu, che sono insomma 2 pedine fondamentali di questa Inter e non solo, di questa Inter. Quindi insomma una formazione che potrebbe essere stravolta per questi motivi, o meglio comunque che potrebbe prevedere un po' di turnover. Nello specifico, Acerbi dovrebbe essere sostituito da Akanji al centro della difesa, quindi l'idea è di riproporre Akanji al centro con Bisek sul centrodestra e Bastoni dalla parte opposta, quindi sul centro-sinistra. In cabina di regia sarà Zielinski, con ogni probabilità a sostituire Çalhanoğlu, affiancato da Sucic e Barella. Quindi a riposo Mkhitaryan, che era tornato titolare proprio nella sfida contro il Liverpool dopo l'infortunio, Sucic che si rivede dal primo minuto, e attenzione anche alle corsie laterali, perché Di Marco non dovrebbe riposare, perlomeno le sensazioni della vigilia nel momento in cui sto registrando sono queste, ma sappiamo che Chivu potrebbe insomma stravolgere tutto all'ultimo minuto, con Carlos Augusto che non resta in panchina, ma dovremmo vederlo ancora sulla corsia di destra, quindi con un Luis Enrique che dopo le 2 partite da titolare dovrebbe tornare in panchina, e all'occorrenza c'è anche Diouf che può subentrare a partita in corso. Ancora ballottaggio lì davanti, con insomma tutti gli attaccanti a disposizione. Vediamo chi tra Thuram, Lautaro, Bonni e Pio Esposito meriterà, o meglio a chi spetterà, perché il merito probabilmente è di tutti, ma in questo momento è un discorso di scelte e di turnover, a chi spetterà la maglia da titolare. Quindi nulla, ci avviciniamo ovviamente a questa gara con dei punti interrogativi, soprattutto per quello che sarà il morale dell'Inter. Siamo tutti curiosi di vedere come torneranno in campo, ecco, dopo quella scottatura di cui abbiamo parlato, ma è un Inter che ha necessariamente bisogno di portare a casa 3 punti, perché visto che abbiamo parlato di inciampi, in campionato sono stati diversi purtroppo i passi falsi, e quindi c'è la consapevolezza del fatto che bisogna affondare il colpo e bisogna assolutamente cercare di concludere al meglio questo 2025. E allora, per tutto quello che riguarderà Genoa-Inter, di tutto quello che riguarderà Genoa-Inter, continueremo a parlare nella live di oggi delle 19:30, quindi vi aspetto come sempre nel consueto appuntamento quotidiano qui su Passione Inter. Vi aspetto nel club di Passione Inter, mi raccomando ragazzi, trovate il QR code qui sopra di me, like al video, iscrizione al canale. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.